Dipende dalla versione di cui si parla, però indubbiamente sì, Glycine Airman è il primo GMT della storia. Certo, non è neanche del tutto il primo GMT, perché il primo GMT negli anni 30 è il Longines Zulu Time. Però ecco, aveva dei limiti che il Glycine Airman superò, per quanto fosse comunque non troppo leggibile, non troppo di facile intuizione, ma ha il merito di essere stato un orologio da aviazione, insomma, è stato anche nello spazio, quindi dipende dalla versione, però indubbiamente è un orologio che in una collezione se ne possono raccontare diverse. Non ne ho provati molti al polso onestamente, quindi diciamo che qualsiasi considerazione è un po' basata sulle foto e sulle sensazioni. Tra tutti forse oggi sceglierei lo Zulu Time da 39. Resta da capire com'è lo spessore al polso, però secondo me è un ottimo orologio. Molto bello, penso che possa essere un ottimo compromesso per chi vuole un octo, non vuole spendere troppo e magari il finissimo lo trova troppo largo come me. L'Octo Roma secondo me è un ottimo compromesso. No, non sono uno di quelli che pianifica, diciamo che gli acquisti a volte capitano, ad esempio non sono alla ricerca di nulla, ma all'improvviso arriva un orologio che volevo, o magari un orologio raro, o magari qualcosa che neanche conoscevo che però mi colpisce, oppure altre volte in base magari il budget che all'improvviso si rende disponibile, mi rendo conto di poter spendere qualcosa e allora inizio a guardarmi attorno. Però difficilmente pianifico per settimane, per mesi o addirittura per anni come fanno altri, e che a volte invidio. Che cosa ne penso? Classe, stile, eleganza allo stato più puro dell'orologeria, che cosa ne posso pensare? Magnifico. Sì, indubbiamente sì, non dovrei neanche star qui a dirlo, però sono orologi che hanno una grande storia, proprio da un punto di vista dell'orologeria moderna, cioè da lì nasce praticamente tutto ciò che conosciamo oggi, anche le evoluzioni dell'orologeria meccanica svizzera. E quindi sì, perché sì, semplicemente perché, come ho sempre detto, il valore collezionistico di qualcosa non è legato al prezzo, secondo me, ma rimane sempre poi un'opinione personalissima, insomma. Non è legato al prezzo, è legato piuttosto a quanto ha da raccontare in una collezione un determinato orologio. Anche l'orologio più economico, se ha qualcosa di cui raccontare, no? Qualcuno vi chiede qualcosa e voi avete 10 minuti da parlare, quello è collezionismo. È un gran bel diver, ce l'ha lo zio e ha già fatto una recensione, tra l'altro vi consiglio di vederla su YouTube, e ne ha decantato i lodi anche da un punto di vista di qualità costruttiva, e non ho alcun dubbio. Costa parecchio, e quindi probabilmente li vale, e da un punto di vista poi dell'acquisto, secondo me è un acquisto che fa chi si è già tolto tanti altri sfizi o che magari è un appassionato Seiko, quindi sì, secondo me li vale, però non l'ho mai provato e personalmente non è un orologio che acquisterei subito, nel senso che può essere per esempio il 10° o il 15° orologio, per lo zio credo che siamo attorno al 200°, per dire. Un pensiero, che ti posso dire, lì siamo nell'Olimpo dell'orologeria, quella che almeno piace a me in particolare. Dico che associare Montblanc a Minerva e all'alta orologeria non è facile, però hanno acquistato Minerva, quindi non possiamo fare altrimenti. Posso soltanto augurare a Montblanc di diventare un punto di riferimento nell'alta orologeria anche grazie a questa acquisizione. Trovo giustificato il valore di Richard Mille? Assolutamente sì, lo trovo molto più giustificato di un Rolex o
di un Omega e probabilmente anche di un Audemars Piguet, magari il solito Royal Oak, che ha lo stesso calibro da sempre, o almeno fino al 15202. E poi i gusti lì sono soggettivi, sono orologi difficili indubbiamente, però gli esercizi tecnici, quindi non soltanto l'esercizio di stile, ma proprio gli esercizi tecnici che realizza Richard Mille sono unici al mondo, materiali mai visti prima, movimenti sospesi con fili di Kevlar per resistere a forze bestiali, e quindi sì, ci valgono. E poi se non piacciono, cavolo, bella domanda, è difficile questa. Innanzitutto si scontrano il solito acciaio con l'acciaio oro, da sempre croce e delizia di tanti appassionati. Io ho imparato ad amare l'acciaio oro e oggi lo reputo superiore all'acciaio per bellezza, e alcune volte superiore al full gold. Il 116-503 mi piace tantissimo, quadrante nero poi è eccezionale. Il 116-520 è il primo Daytona con movimento cronografico di manifattura, è il solito bellissimo acciaio, però rispetto all'acciaio oro magari quadrante nero no, vince l'acciaio oro secondo me. Cosa ne penso? Cosa ne penso? Roba spettacolare, ma tutti, secondo me sono gli orologi sportivi vintage, in particolare non soltanto i cronografi, più belli che ci siano, proprio da un punto di vista collezionistico. Penso che potevano fare di meglio, soprattutto nella larghezza, nel diametro, quella finestrella dei date praticamente al centro del quadrante secondo me è inguardabile, però ha delle belle linee, insomma, linee molto classiche e sempre attuali. Potevano fare di meglio però. Mi piace per esempio di più il nuovo Heritage, soprattutto quadrante salmone, secondo me è molto più centrato con l'idea del viso date. No, sinceramente no, non rientra proprio nei miei gusti, in quello che è un orologio che consiglierei, ma non perché sia Vostok, per esempio ci sono alcuni Vostok Amphibia molto carini, altri anche collezionabili, ma lo Space Race no. Entrambi belli, però molto diversi, cioè tra i due se dovessi scegliere indubbiamente il GMT mancino, ma proprio per una questione tecnica, estetica, collezionistica. L'Oyster Perpetual verde da 41, a parte che ormai se ne trovano tanti ed è calato molto di prezzo, come anche il mancino. Però il mancino rimane un orologio che hanno in pochi, che è un GMT, è un professionale, secondo me è molto più completo. L'Oyster Perpetual verde da 41 è carino, però rispetto a un GMT, anche che non sia il mancino ma un semplice Batman, rimane l'orologio più economico di Rolex, insomma l'entry level. Secondo me insomma non c'è tanto da ragionarci. Box ancora nessuno in realtà, ce ne sono alcuni che mi piacciono, li ho visti sul canale dello zio Poli, simpatici, probabilmente ne prenderò uno. Il problema del box però è che poi li dovresti tenere a casa, io non ce li ho a casa, ce li ho ognuno in una pochette con all'interno una bustina di silica gel in cassetta di sicurezza, e quindi li ripongo così. Ho usato anche i Watchwinder anche a batteria in cassetta di sicurezza, è scomodo da fare quindi non lo faccio più, però sì, li ho usati, sono uno dei sostenitori del Watchwinder, sono orologi che si possono tenere al polso per 10 anni, figurati in un Watchwinder che fa 3-4 giri al giorno. Cosa ne penso del PRX 40 mm? Cosa ne penso? Che è un bello orologino, l'ho visto al polso di diversi appassionati che volevano togliersi un po' lo sfizio del bracciale integrato spendendo poco,
è un bell'orologino al giusto prezzo, anche ben rifinito. Io non l'ho preso, non lo comprerò, perché insomma non si può avere tutto, ma soprattutto cerco di evitare gli orologi che poi finiscono in un cassetto, e mi capita di comprarne tanti, perché alla fine è così, non prendiamoci in giro. Il PRX 40 mm non sarà mai l'orologio della vita di nessuno, però è un bell'orologino per chi vuole qualcosa di nuovo. No, non sono d'accordo assolutamente, perché non dovrebbe essere adatto a un uomo. Assolutamente, è un bellissimo orologio anche da uomo con bracciale integrato. Chiaro, non quello da 32 mm, ma sta benissimo anche ad un uomo. Oyster Perpetuo al verde 41 mm del 2023, 9.500 euro, ne vale la pena. Puoi chiedermi se vale quella cifra, non se ne vale la pena. Se ti piace e te lo puoi comprare, sì, vale la pena. Non vale quei soldi, indubbiamente, vale il prezzo di listino di Rolex, o qualcosina in più. Alla fine all'interno c'ha lo stesso calibro che montano i sub, il 3230. Potrebbe valere 7.000, diciamo che quel sopralistino è il prezzo che devi essere disposto a pagare se lo vuoi, trattandosi di un orologio con una certa rarità, che poi rarità non è il termine esatto, però purtroppo non se ne trovano facilmente almeno. Chiediti al massimo se quei soldi in più ti cambiano la vita, oppure se avere l'orologio ti appaga di più. Cosa ne penso? Innanzitutto non è uno dei miei preferiti, l'abbinamento di colori mi piace poco. Sono poco fan delle edizioni celebrative di marchi, di team, di film, di attori, mi piacciono poco. Però sarei abbastanza curioso di provarlo al polso. Per quanto riguarda la resistenza, bisogna fare i conti col carbonio e con il titanio. Credo insomma sia abbastanza testato, però poi là dipende pure da che colpi prende. I nuovi Swatch quadrati, no, onestamente no. Innanzitutto la formula per diventare cult è che devono piacere. Non credo che abbiano scosso tanto gli appassionati. Tra l'altro Swatch aveva già proposto degli orologi quadrati molto simili negli anni 90, ne avevo anche uno rosso, però ecco, non credo possano effettivamente diventare degli orologi cult, insomma. Il problema di questa storia dell'investimento è sempre che secondo me bisogna fare una distinzione importante, cioè se per investimento si intende mantenere il valore dell'orologio, quindi star tranquilli che non si perdono soldi o non se ne perdono troppi, oppure chi pensa di guadagnarci. Secondo me pensare di guadagnarci è molto difficile e può capitare con alcune referenze, ma abbiamo visto che il mercato insomma può riservare brutte sorprese, quindi non mi porrei neanche più il problema. Orologi che invece mantengono il loro valore ce ne sono diversi, ma andiamo dai ProMaster di Citizen da 200 euro fino a un sub che oggi, pagandolo attorno agli 8.000, difficilmente andrà ancora molto più giù. Come primo acquisto serio un Mid Ocean Star Tribute, sì, sicuramente sì, è un'ottima scelta, ottima qualità, un prezzo ancora oggi molto piccolo per un orologio ben fatto, con blasone, con storia, quindi secondo me benissimo. No, oro no, l'Hamilton Intramatic è un orologio che mi piace un bel po', è un ottimo crono. Preferivo quando si pagava 1.500 euro, ma ci si può fare poco. Però oro no. Gli orologi in oro, per quanto possano essere buoni, cioè non gli orologi in oro, gli orologi che vogliono sembrare in oro ma che poi sono semplicemente colorati, per quanto possano essere buoni come l'Intramatic, li reputo un po' delle porcate, senza mezzi termini.
Beh, a costo di sembrare impopolare e precisando ancora una volta che io l'Apnist l'ho pagato, il Vulcan ha indubbiamente più storia e se dovessi consigliare a un neofita quale dei due prendere non potrei non consigliare il Vulcan. Precisando però che il Vulcan l'ho provato, ci ho fatto anche una recensione su YouTube e l'Apnist di Marco è fatto meglio. È più solido proprio nella costruzione, nell'assemblaggio, è più preciso, mentre il Vulcan stranamente mi è sembrato un orologio leggerino al polso rispetto invece a quello di Marco che lo reputo fatto meglio anche nella qualità del quadrante. Il quadrante è veramente ottimamente realizzato, a differenza del Vulcan che è un ottimo orologio, però ecco, da un punto di vista del prezzo si vede che costa solo 1.500 euro, quindi dipende. Quale orologio mi piacerebbe avere in collezione? Beh, sarò molto banale, ma vorrei tanto un Patek Philippe Nautilus. Mi accontento di un 5711, ecco, per non dire un 3008. Un orologio per la vita non è semplice, perché se devo essere razionale deve essere un orologio adatto a tutte le occasioni, dall'acqua a una serata elegante, quindi a quel punto come al solito ci si riduce sempre a 2 o 3 scelte per i più temerari, Nautilus, Royal Oak o anche Daytona, però non ci si può ridurre insomma a sceglierne soltanto uno, è veramente impossibile. Se proprio fossi obbligato credo che direi Nautilus semplicemente. Per mio gusto assolutamente Chiararossa, il 54 non è male, non mi è piaciuto granché al polso, l'ho trovato veramente un po' troppo piccolo, c'è chi dice che è giusto, c'è chi dice che è troppo piccolo, alla fine sono gusti, dipende dal polso, dipende da volere un orologio che sembra un vintage piuttosto che un orologio moderno. Per me Chiararossa, tra l'altro l'ultimo Chiararossa l'ho detto 100 volte, l'ho detto anche in uno degli ultimi video su YouTube, è veramente un lavoro magistrale da parte di tutti.